Sai cosa mi è davvero piaciuto di Gruyère? La so, è stato il fatto che sia la zona di origine del Gruviera. No, quello l'avevo capito dal nome. Allora è stato, aspetta, la meringa con sopra la crema di Gruviera. Quella era veramente una cosa incredibile. No, era buona, però non mi riferivo a quello. La fonduta. È stata la fonduta? La fonduta, se è Gruviera, la fonduta. Veramente io mi riferivo al borgo, al castello e alle leggende. Ah, no, ma anche quelle erano interessanti, il borgo era bellino. Però la meringa, amore, la meringa, quella che era di Gruviera, quella era impagabile. La cosa divertente di Gruyère è che qui ogni angolo racconta una leggenda diversa. Ma davvero? E cosa racconta questa statua che ci attende qui sull'ingresso del borgo? La storia di Heidi con le caprette? Ma no! È la statua che celebra le coraggiose donne di Gruyère. E per celebrarle serve anche una capra? Questa cosa a me non torna, sai? Devi sapere che nel 1349 la città di Friburgo cercò di conquistare Gruyère. Le forze dei contendenti erano uguali, ma i friburghesi aspettavano rinforzi dalla città di Berna e grazie a quelli erano sicuri della vittoria. E le donne cosa c'entrano? Le donne erano tutte asserragliate nel borgo e non potevano fare altro che osservare dall'alto la battaglia. Quando si fece sera, videro da lontano arrivare i soldati inviati da Berna e pensarono che per il loro paese fosse la fine. Ma una di loro ebbe un'idea folle. Racconta, su dai, racconta. Le idee folli mi piacciono. Venite qui, sentite un po'. E se facessimo finta di avere un esercito di rinforzo pure noi? E come facciamo? Noi mica ce l'abbiamo un esercito. Però abbiamo le capre. Tantissime capre. Sì, le capre. Le capre mica sanno combattere. No, però se leghiamo candele e fiaccole alle loro corna e le mandiamo giù per il sentiero buio, sembrano tantissimi soldati in arrivo. Giusto. E se ci mettiamo anche dei campanacci al collo e facciamo molto baccano, sembrerà un vero esercito. Dai, facciamolo! E ha funzionato? La leggenda dice di sì. Dice che quando l'esercito di Berna si vide venire incontro tra le ombre e la polvere un grande contingente nemico con soldati che indossavano elmi fiammeggianti, pensò si trattasse di una legione proveniente dall'inferno e si diede alla fuga. Anche io conosco una delle storie che si raccontano a Gruyère, sai? Ho sentito che questa era la casa di Shalamala. E chi era? Era il giullare del conte Pietro IV e si dice che sapesse organizzare delle burle davvero spassose. Qualcuno sostiene che anche lo scherzo delle capre fosse stato in realtà organizzato da lui, ma il suo scherzo più celebre lo giocò al conte. E cosa fece? In realtà si limitò a morire. Ma quando fu letto il suo testamento, si scoprì che aveva lasciato in eredità al conte il suo berretto da giullare, il suo scettro, la sua pallina e tutti i suoi debiti. Un vero burlone, insomma. Ne conosco anche un'altra di storie su questo paese. Sai perché lo stemma di Gruyère è una gru bianca in campo rosso? Non ne ho la più pallida idea in realtà. Devi sapere che un tempo lontano un condottiero di nome Gruerius giunse in questo luogo dopo molte battaglie e pensò subito che fosse un buon posto perché era selvaggio e ricoperto di foreste. Per vedere meglio il territorio salì su uno scosceso promontorio e si mise a scrutare il cielo che però, siccome era giunto il tramonto, era rosso. È da quel cielo che prese il colore della bandiera? Ebbene sì. E poi, mentre Gruerius era lì, vide arrivare una gru che planò verso di lui e gli si posò su una spalla. Lui decise che era un segno benaugurante e la mise nel suo stemma. Da allora quello è sempre rimasto il simbolo del paese. Tutte queste storie e non abbiamo ancora nemmeno parlato del castello. Là, che storie troveremo? Beh,
di certo ci saranno un sacco di sale affrescate, perché il castello di Gruyère, verso la fine dell'Ottocento, fu comprato dai Bovy, che sebbene fossero gioiellieri, erano appassionati d'arte e riunirono intorno a sé un sacco di pittori famosi, come Camille Corot, Henri Baron e Barthélemy Mann e molti altri. E non c'è nessun'altra leggenda qui? In realtà ne conosco ancora una, è quella della Belle Luce. Luce? Era una donna? Sì, la era, e si dice che fosse anche molto bella. Era solo una contadina, ma il conte Jean II la vide e si fece delle idee. E lei immagino fu contenta delle attenzioni del conte. Mica tanto, perché lei era già sposata e quel maniaco del Jean la voleva per una notte e via, ma in cambio le avrebbe dato delle terre. Era una scelta bella difficile in pratica. Sì, ma Luce alla fine accettò e le cose andarono così. Benvenuta, bella Luce. Vieni, la camera è di qua. Ma come? Non mi offri nemmeno una cena? Che screanzato! Ma no, certo che ti offro una cena. Ma che buono questo vino! Aspetta che te ne verso ancora. Ah, è proprio buono il mio vino, vero? Certo! Avanti, brinda con me! Certo, salute! Brinda e 1, brinda e 2, brinda e 3, andò a finire che il conte si addormentò prima di poter combinare qualcosa. Il mattino dopo, Luce gli disse che lei la sua parte dell'accordo l'aveva mantenuta, perché aveva passato la notte con il conte e ora stava a lui mantenere la promessa. E il conte? Con il tipico mal di testa del dopo sbronza? Come la prese? In realtà si fece una risata e le diede le terre promesse, quindi direi che alla Luce andò proprio bene. E i Bovy, quando fecero ristrutturare il castello, le dedicarono pure una camera da letto per ricordare la sua storia. Bello! Ma, oddio, perché qui c'è una mano in una teca? Quella è la famosa mano mozzata. Nessuno sa a chi appartenesse o come fosse finita nel castello. Quindi tutti inventarono leggende davvero fantasiose per spiegarne la presenza. Tipo quella che diceva che fosse la mano di un santo ritrovata a Gerusalemme durante le crociate? Sì, anche quella, ma ce ne sono anche altre. Alcuni dicevano fosse la mano di un nemico che era stata presa durante la battaglia del 1476, altri che fosse quella di un cadavere ritrovato dopo l'incendio del 1493. E poi c'era chi pensava che fosse la mano tagliata da un ladro, e altri ancora sostenevano invece che fosse quella di una giovane donna condannata per stregoneria e poi bruciata. La gente ci ha ricamato sopra storie per molti anni, ma alla fine, nel 2003, questa mano è stata esaminata dall'Istituto di Ricerche Antropologiche di Eschk e si è scoperto che in realtà era la mano di una mummia proveniente dall'Egitto. L'ipotesi più probabile, anche se nessuno lo sa per certo, è che sia arrivata in Europa dopo le campagne di Napoleone. Beh, se nessuno sa di certo come è arrivata fin qui, allora si può continuare a inventare leggende su quello, no? Penso proprio di sì. E a quanto pare, alla gente di Gruyère, l'immaginazione non manca di certo. Ma sai, amore, che la zona di Gruyère a me è piaciuta davvero tanto. Anche la vicina cittadina di Bulle, che abbiamo visitato, era molto graziosa. Secondo me lo dici soltanto perché la mattina, quando siamo usciti dall'hotel, abbiamo trovato il mercato e tu hai potuto affogare tra i banchi. Può essere, però adesso, a parte gli scherzi, era davvero bello. Era un posto che sembrava molto rilassante, c'era un sacco di verde, si poteva andare a fare trekking, passeggiate. Secondo me tu stai cercando solo di convincermi a tornarci perché sogni ancora la meringa con la crema di Gruyère. Come hai fatto a scoprirmi? Mi sa che conosco i miei polli. Vabbè. Comunque, se anche voi vorreste visitare questa zona per assaggiare i suoi dolci tipici e altri prodotti, e se volete altri suggerimenti su posti interessanti da visitare, seguite il nostro canale, date un'occhiata ai nostri social e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!